Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina, non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Liggio. Nel cimitero palermitano di Sant'Orsola si sono svolti i funerali del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. La salma dell'ufficiale è stata visitata da centinaia di palermitani nella camera ardente allestita nella chiesa dello stesso cimitero. Con le massime autorità della regione siciliana e palermitane ed un vasto stuolo di ufficiali e militari delle varie armi di stanza a Palermo c'erano il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Mino ed il vice capo della polizia Perris. Numerose le corone inviate da personalità nazionali, fra le quali quelle del Presidente della Repubblica Leone e dei Ministri della Difesa e dell'Interno. Dopo quel 20 agosto del 77, quando venne assassinato il colonnello Russo a Ficuzza, frazione di Corleone, in commissione, Badalamenti e Bontade sono preoccupati, ma il più acceso dell'accaduto è sicuramente Giuseppe Di Cristina, che era convinto che questo omicidio avrebbe portato una forte repressione della polizia verso Cosa Nostra. Sull'omicidio del colonnello Giuseppe Russo, caduto in un agguato ieri sera insieme ad un amico, l'insegnante Filippo Costa. I due uomini sono stati raggiunti dalle raffiche di mitra sparate da 3 killers mentre facevano una passeggiata nella piazza di Ficuzza, piccolo centro del Palermitano in cui stavano trascorrendo le vacanze. La ricerca della verità sulla morte tragica del colonnello Russo sarà condotta, è molto probabile, in tutta Italia, nei luoghi cioè in cui egli si trasferì al tempo dell'inchiesta sul delitto Scaglione, il procuratore della Repubblica assassinato in una strada di Palermo insieme al suo autista nel... Per questo ora avvengono 3 fatti fondamentali. Il primo è che Totò Riina vuole tappare la bocca a Di Cristina per aver parlato del loro operato pubblicamente in commissione, così il 21 novembre del 77 in contrada Palladio nel tratto Sommatino-Riesi delle Zolfare. Una BMW viene speronata simulando un incidente e vengono uccisi Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano, che quella mattina dovevano essere insieme al Di Cristina, che scampa così all'agguato. Il secondo fatto fondamentale è che Di Cristina, insieme a Pippo Calderone e Tano Badalamenti, nel gennaio del 78, incontrano Salvatore Greco, venuto appositamente dal Venezuela, per discutere l'eliminazione di Francesco Madonia, capo della cosca di Valle Lunga Pratameno in provincia di Caltanissetta. Questo è sospettato di aver ordinato il fallito attentato ai danni di Di Cristina. In realtà, dietro ci sono i corleonesi. Il Greco prende tempo e dice di rimandare ogni decisione a data successiva e invita Di Cristina a seguirlo in Venezuela, per precauzione per cosa potrebbe succedere. Cosa che Di Cristina non fa. Greco morirà in Venezuela 2 mesi dopo per cause naturali il 7 marzo del 78 e la settimana dopo, il 16 marzo, il giorno del rapimento Moro a Roma, avviene l'omicidio di Francesco Madonia, voluto da Di Cristina e commesso insieme a Salvatore Pilleri, che era stato inviato da Pippo Calderone.
Il terzo fatto fondamentale è: Totò Riina ora vuole la sua vendetta, e lo fa nel modo più diplomatico che possa esserci in Cosa Nostra. Chiede una riunione della commissione che avviene nell'aprile del 78, dove vuole chiedere la testa di Di Cristina per aver ucciso un capofamiglia senza l'autorizzazione della commissione. La testa di Calderone per essergli andato dietro inviando un suo uomo, e anche l'estromissione di Badalamenti per aver acconsentito all'omicidio. Nella riunione della commissione, Riina accusa Badalamenti di aver ordinato l'omicidio di Francesco Madonia senza l'autorizzazione della commissione, mettendolo in minoranza, e ottiene così l'espulsione da Cosa Nostra di Tano Badalamenti da Cosa Nostra. L'incarico di dirigere la commissione passa così a Michele Greco il Papa, segretamente già legato ai Corleonesi. Le stesse accuse fatte a Don Tano vengono fatte anche a Stefano Bontade, a cui viene chiesto di dimettersi da capomandamento. Stefano si rifiuta di dimettersi ed è furioso, perché lui non sapeva niente di tutto ciò, e incassa anche l'appoggio di Antonino Salamone, che aveva inviso Badalamenti e perciò non si era schierato con lui, ma voleva che Bontade restasse in commissione, perché lo riteneva l'unico a potersi opporre ai Corleonesi, che sospettava volevano sostituirlo con Bernardo Brusca. Bontade riesce alla fine ad uscirne indenne da quelle contestazioni, anche se in parte ridimensionato. Sì, perché nella nuova commissione, con l'uscita di Badalamenti, la morte di Giacalone, Pino Greco Scarpuzzedda che diventa capomandamento di Ciaculli a posto di Michele Greco, che aveva preso in mano la commissione, Bontade aveva dalla sua parte ormai soltanto Giuseppe Inzerillo e Gigino Pizzuto. Ora Giuseppe Di Cristina sa che è un uomo braccato dai Corleonesi, sa che è un cadavere che cammina, ma pensa di fare una cosa, che a quel tempo sembra inverosimile. Incontra nelle campagne di Riesi, in un casolare del fratello Antonio, un capitano e un brigadiere dei carabinieri. Lo fa perché sa che la commissione ha decretato la sua eliminazione, sa che quella è la sua ultima occasione, la speranza che l'intervento delle forze dell'ordine contro i suoi oppositori li distolga almeno temporaneamente dall'eliminarlo. Infatti i suoi riferimenti ai due carabinieri saranno diretti esclusivamente contro i Corleonesi e i loro alleati, non dicendo nulla invece dell'ala moderata di Cosa Nostra. Le dichiarazioni di Di Cristina sono un elenco di morti annunciate. Badalamenti fu espulso per un'accusa ingiusta, cioè si disse di Badalamenti di aver accompagnato all'aeroporto di Catania un tale chiamato Salvatore Greco, cioè quello che creò la commissione, e nel salutarsi con Salvatore Greco intervenne anche un tale che si chiamava, uomo d'onore anche lui, ma di un'altra provincia, Giuseppe Di Cristina, che aveva dei problemi nella sua provincia. Era stato fatto un attentato contro la di lui persona, lui non era nella macchina, erano morti gli altri, lui era rimasto vivo, si lamentava di questo, e sembra che Salvatore Greco abbia dato autorizzazione al Di Cristina, insieme a Gaetano Badalamenti e insieme a Stefano Bontade, affinché potesse agire nei confronti di chi aveva attentato alla sua vita. Chi aveva attentato alla sua vita era un rappresentante della famiglia di Caltanissetta. Il Di Cristina lo fece, il Badalamenti fu chiamato in commissione, le fu chiesto spiegazione perché era intervenuto in questa decisione. Lui disse che non è vero, che non era vero, non è stato creduto, mentre nella stessa occasione invece avevano creduto i Bontade, hanno accusato anche lui, e avevano condannato solo all'espulsione di Cosa Nostra, no alla rinuncia della carica di capocommissione, ma addirittura espulso di Cosa Nostra. Sapevamo che tutto questo non era vero, che da quel momento cominciava la scalata dei cosiddetti corleonesi in Cosa Nostra. Chi sono i corleonesi? Non c'è no. I corleonesi
sono 2 o 3 o 4, ma io considero corleonesi tutti quelli che si sono messi d'accordo con i corleonesi per fare tutto quello che è successo a Palermo nel 1981. Ecco, quale fu la posizione di Bontate e quale fu il suo ruolo in questo episodio? Forse lo ha già detto, ma lo può ricordare. Bontadi era accusato come Badalamenti dell'episodio di avere consigliato, di avere autorizzato il Giuseppe Di Cristina a sparare a quel tale, che posso fare anche il nome, si chiamava Francesco Madonia di Caltanissetta, e quindi avevano emesso una sentenza fuori la commissione di Palermo, della provincia di Palermo, e quindi tutte e due erano passibili all'espulsione o alla morte. Ma come mai morte. Badalamenti fu espulso e Bontate no, se non vado errato? Ma Badalamenti era molto travagliato anche in seno alla sua stessa famiglia e non aveva la forza che aveva Bontadi a quell'epoca, perché parlare delle forze comparative fra Bontadi e Badalamenti era una cosa molto puerile. Bontadi aveva un vero esercito, Badalamenti aveva 20-30 persone che lo seguivano, quindi fu conveniente, e anche per non prendere frontalmente il Bontadi, che il Bontadi fosse assolto e che il Badalamenti fosse condannato, anche se questo Bontadi lo combatté sempre con i mezzi che poteva, ma anche Bontadi cominciava a avere i suoi grattacapi nella commissione. Primo, Luciano Liggio evaderà a breve. È tutto organizzato, si sta aspettando solo il momento propizio. Secondo, il giudice Terranova potrà essere ucciso dai corleonesi di Liggio allo scopo di far ricadere la colpa su Di Cristina, il quale è perseguito da Terranova per il caso Ciuni, e che inoltre rafforzerebbe il gruppo mafioso di Liggio nei confronti di Bontade e Badalamenti, i quali gli avevano contestato i sequestri di persona e l'omicidio del colonnello Russo. Terzo, già tra il 75 e l'inizio del 76, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del colonnello Russo, proposta bocciata in commissione dall'ala moderata. Quarto, durante la riunione del 77, dove io, Giuseppe Di Cristina, avevo attaccato la cosca di Liggio per l'eliminazione del colonnello Russo, le mie parole arrivarono alle orecchie di Liggio, che decretò la mia morte e che l'agguato era stato consumato il 21 novembre a Riesi, dove lui era la vittima designata, ma che per fortuna non era presente e venivano uccisi 2 suoi uomini. Quinto, tra Napoli e Caserta, Liggio è proprietario di una grossa azienda di lavorazione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta, e che presso l'azienda sarebbe nascosta una grossa quantità di droga. Sesto, Luciano Liggio avrebbe a disposizione una squadra di 14 elementi per l'eliminazione dei nemici, che fanno base a Napoli, Roma e altre città italiane. Settimo, Badalamenti Gaetano, Greco Salvatore e Di Maio sono i 3 patriarchi dell'ala moderata di Cosa Nostra. Ottavo, la base più importante in Sicilia di Luciano Liggio è a San Giuseppe Jato, presso Bernardo Brusca. Le altre sono presso Gambino Giuseppe, Francesco Madonia, Nenè Geraci e Mariano Agate, dove presso le sue cave sono nascosti grossi quantitativi di droga. Nono, anche l'ala moderata ha infiltrati di fiducia nella fazione opposta. Decimo, Liggio avrebbe fatto uccidere il procuratore Scaglione per quello che stava per fare, che avrebbero potuto favorire indirettamente i Rimi, antagonisti di Liggio e parenti di Badalamenti. Undicesimo, Riina e Provenzano, soprannominati le belve, sono gli elementi più pericolosi di cui dispone Liggio, sono colpevoli di almeno 40 omicidi. Dodicesimo, il sequestro Corleo è stato voluto dal gruppo di Liggio, come dimostrazione di forza contro l'ala moderata. Tredicesimo, Riina è stato localizzato presso la zona di Napoli. Quattordicesimo, Bernardo Provenzano è stato avvistato a Bagheria su una Mercedes bianca, con alla guida uno dei figli di Brusca. Quindicesimo, Riina è compare d'Anello di Mico Tripodo, boss dell''ndrangheta ucciso in carcere. Tale comparato ha fatto sì che Liggio avesse sempre la sua fetta di torta nei rapimenti avvenuti in Calabria. Il 30 maggio del 78, in via Leonardo da Vinci a Palermo,
Alle 8 del mattino, alla fermata del bus, viene ucciso Giuseppe Di Cristina da un comando formato da Luchino Bagarella e Antonino Marchese. Di Cristina prova anche a difendersi con un revolver e riesce a ferire uno dei killer, ma viene finito a pistolettate. Ho sentito parlare di mio fratello. Da suo fratello? Sì, perché lui ha avuto spesso, anche che lui è in carcere, c'è stato un periodo che lui non si fece vedere più a casa, che abbiamo messo in giro la voce che lui ha avuto un incidente nella fabbrica dove lavorava, che dopo la fabbrica dove lavorava era una copertura. Qual era questa fabbrica? Era quella delle gomme di Giarrusso, gomme sì. delle ruote. Ho capito. Da automobile? Da automobile. E niente, praticamente diceva ha avuto questo incidente nella fabbrica, si era bruciato, infatti dopo l'abbiamo visto che aveva il braccio destro che l'aveva fasciato. Ma più in là, dopo con l'andare del tempo, dopo quando ci siamo visti che dopo nel periodo che eravamo in detenzione assieme, lui soffre spesso di dolore alla spalla e gli viene della febbre. Siccome già in precedenza, quando io tempo fa sono stato incaricato da dottor Reina a fare un omicidio nelle parti di San Giuseppe Ato, nel paese più avanti da Giuseppe Ato, ritornando da questo omicidio io mi sono tolto due pistole, che avevo due pistole addosso, no? E dottor Reina con una battuta ridendo mi disse, che fa, prende le precauzioni. E ironicamente gli ho detto, ma scusa, perché mi dici sta cosa passione? No, perché da anni Ninuzzo ci stava, se Anna Ranticchia si faceva fottere, Ninuzzo chi? A chi? Mio fratello, Ah. si faceva fottere di De Cristi. E basta, quello è stato un argomento che dopo, con l'andare del tempo, quando io mi sono incontrato con mio fratello nel carcere, c'aveva questi problemi di spalla, di febbre, eccetera, io gli dicevo spesso, ma perché non vi magari fate fare un controllo generale? E mi disse che non si voleva fare il suo controllo generale perché aveva preoccupazione, cioè, quando fu fatto lui di Cristina, Casuno era per Luchino, mio cognato, c'è una tanticchia che non mi fotteva di Cristina. Suo cognato chi è? Bagarella Leoluca. Ah. Cioè se non fosse stato per Bagarella, Sì. Di Cristina. Siccome mio fratello mi ha raccontato che lui era sceso per sparargli a De Cristina, nel momento in cui va per sparargli, questa pistola ci inceppa, non ci funziona. Quella di suo fratello? Quella di mio fratello. E Di Cristina dice che aveva una pistola, o Di Cristina o quello che era con lui, non lo so chi c'era con lui. Insomma, ha avuto una contrarrisposta da De Cristina, da parte di De Cristina. E l'ha preso nel braccio a mio fratello, che dice c'è entrato la pallottola di qua, sì, e mi sembra gli è uscita da questa, sì, parte. E mio fratello mi raccontò che se non era per Luca, perché ha avuto la prontezza Bagarella di rispondere subito a fuoco quando ha visto che mio fratello la pistola non ci funzionava, no? Ho capito. Di Cristina era caro amico con Inzerillo e Bontade, e il delitto avviene nel territorio di Totuccio Inzerillo, che è su tutte le furie, perché oltre a delegittimarlo come capomandamento, attira anche la polizia verso di lui. Michele Greco, diventato nel frattempo capo della commissione, dice a Totuccio che la causa dell'omicidio è che Di Cristina sia diventato un confidente dei carabinieri. Sul cadavere di Di Cristina vengono ritrovati dal commissario Boris Giuliano 2 assegni da 10 milioni di lire, titoli riconducibili a nullatenenti, mafiosi siciliani, contrabbandieri napoletani, criminali romani come Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi legati a Pippo Calò. Riina ha ottenuto così l'espulsione di Badalamenti e l'eliminazione di Di Cristina. Ora il prossimo è l'altro che ha acconsentito all'eliminazione di Ciccio Madonia. Il prossimo è Pippo Calderone, e Totò ha già in mente come fare.